Ciao a tutti amici del Capricorno, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene, mostrami Capricorno e le opportunità nascoste di maggio 2025. Uh, abbiamo la carta del diavolo. Ragazzi, mi potrebbe parlare di controllo in questo caso, nel senso che magari un'opportunità che avrete sarà di esercitare il vostro potere personale e normalmente si tratta del controllo su se stessi. Però è anche vero che il diavolo è una carta di tentazioni. Andiamo a vedere di che cosa si tratta con i tarocchi. Io come sempre vi ricordo che le letture sono per un gruppo, quindi è facile che non risuoni tutto. Se non risuonasse nulla o se voleste completare il messaggio, potete ascoltare l'ascendente o il segno lunare. Per capire poi come unire questi oroscopi ho pubblicato una guida, trovate il link sotto nella descrizione del video e sempre in descrizione trovate anche il mio indirizzo email per le consulenze personali. Trovate i link ai 2 videocorsi gratuiti presenti sul canale. Uno è un corso base di metafisica sui chakra, l'altro è un corso base di tarocchi intuitivi e poi c'è anche il link al seminario di approfondimento sulle famiglie reali che si terrà a giugno 2025. Io comunque inserisco sempre tutto nella descrizione, i corsi, le novità, le promozioni, quindi voi aprite la tendina e lì c'è sempre tutto. Bene, andiamo a vedere qual è l'opportunità nascosta di maggio. Partiamo con il Papa, la Torre e un 4 di coppe. Wow! Abbiamo il Mago, un Re di coppe, il Carro e la Sacerdotessa. Tanti arcani maggiori, ragazzi, ne avete 5. Allora, partiamo da questo Papa. Il Papa di solito fa riferimento a un mediatore, potrebbe essere una guida di tipo spirituale alla quale farete o avete fatto riferimento. Andiamo a vederlo. Asso di spade e 3 di bastoni. Potrebbe anche essere un'ufficializzazione, ragazzi, con questo asso di spade, un inizio, una verità che viene comunicata al mondo. E con questo 3 di bastoni ci può essere un movimento in avanti, un progetto che magari sta iniziando o che va portato avanti, va espanso, magari è proprio questo progetto che avete iniziato che va ufficializzato. Andiamo a vedere però la torre. Re di pentacoli e giudizio. Guardate, è significativo perché questa torre secondo me va a destrutturare certe vostre ideologie. Può essere che questa verità faccia cascare questa torre, ragazzi, quindi rompa un pochettino gli schemi abitudinari, la routine, piuttosto che quello che era stabile. Però poi c'è anche la carta del giudizio. Datemi una carta per il giudizio. Imperatore, 4 di pentacoli e 6 di coppe. È come se ci fosse qualche cosa che pensavate essere stabile e è come se vi rendeste conto, non che non sia, perché comunque c'è un re di denari, quindi non sento che sia una questione legata, diciamo, alla ricchezza o alla materialità, ma potrebbe essere più una vostra convinzione su quello che vi rende stabili.
È come se prendeste consapevolezza che quello che vi rendeva stabili prima, in questo momento non vi rende più così tanto ehm, sicuri, forse. Probabilmente per quello che c'è il diavolo, perché si parla di condizionamenti. Andiamo avanti, vediamo. Ok, il 4 di coppe è spiegato dalla torre e da un 9 di spade. Voglio andare a vedere anche il mago. È come se ci fosse qualche vostra decisione, comunicazione, ufficializzazione, come vi dicevo qua, che rompe un po' delle sicurezze, delle certezze. Però devo anche dire che con questo 4 di coppe credo che non vi rendete conto. Cioè, sapete con questa comunicazione a che cosa andrete incontro, ma non calcolerete tutto, secondo me, perché una parte di quello che è stabile cambierà, cambierà il vostro punto di vista su quello che per voi è stabile, su quello che per voi è la stabilità, che può essere una stabilità economica, una stabilità abitativa, per esempio, una stabilità a livello di tempo, cioè magari a voi fa sentire stabile il fatto di avere una routine super organizzata. Andiamo a vedere il mago, perché il mago anche qui è una carta che mi parla di nuovi inizi. 3 di spade e asso di pentacoli. C'è quasi da trasformare qualcosa o sacrificare qualcosa per andare avanti verso questa strada. Andiamo a vedere il re di coppe. Due di bastoni, 4 di coppe nuovamente, mondo e temperanza. È come se vi dicessero di fare le cose con calma, ragazzi, e di guardare avanti. Sì, per qualcuno qui si tratta di una questione legata a una casa, legata a un contratto di compravendita, potrebbe anche essere, vi dico. Potrebbe essere che se per caso avete comprato o state comprando una casa, non vi sentiate più poi così comodi con la casa che avete comprato, piuttosto che devo dire che per qualcuno potrebbero anche esserci delle questioni burocratiche, ehm, o poco chiare, mettiamola così, da dover mettere a posto, perché queste due torri, insomma, rompono un po' le uova nel paniere. Andiamo a vedere il carro. Abbiamo un cavaliere di coppe e un papa nuovamente. C'è come un'offerta di un movimento, di uno spostamento, di un cambio. Potrebbe essere una decisione, voi che offrite qualche cosa a qualcun altro. Il Papa parla di contratti e la Torre parla di rotture, di certezze, di cose solide. Quindi vi dirò, può anche esserci qualche contratto, qualche comunicazione, come vi dicevo, che effettivamente rompe gli schemi già esistenti, però per dare la possibilità di iniziare qualcosa di nuovo. Anche la carta del mondo qua indica la chiusura, diciamo, di un vecchio schema. Andiamo a vedere anche la sacerdotessa. È come se ci fosse una nuova proposta di mediazione. Qua abbiamo l'appeso, che è girato al contrario, quindi è positivo. Cavaliere di spade e 5 di bastoni. Allora, secondo me, da un momento un po' così, un po' incastrato con queste due torri, inizia un qualche cosa di nuovo. Ora, diciamo che verso la fine della lettura le energie sono molto più veloci, è come se potrebbe essere questo,
mago la chiave di svolta della situazione, ovvero il prendere l'energia pesante che avete qui con questa torre, questo materialità, concretezza, sicurezza che potrebbe venire meno, prenderla, trasformarla in qualche cosa di positivo, con calma, con pazienza, però una volta che prenderete questa decisione, o meglio, una volta che agirete, che metterete il seme, che farete qualche cosa di concreto, vi ricordo che il mago è proprio agire, secondo me si chiude un capitolo e si inizia un altro capitolo. Potrebbero anche arrivare, come vi dicevo, delle nuove proposte. Se qui fosse una questione lavorativa, ragazzi, sento che effettivamente ci può essere un movimento in avanti. Tutto sta un po' a digerire queste due torri, secondo me. È come se aveste bisogno di rendervi conto di qualcosa. Questi due papi possono rappresentare anche una persona vicino a voi. Intendo una persona di autorità che magari all'inizio del mese potrebbe, o meglio, alla quale all'inizio del mese potreste comunicare qualcosa con questo asso di spade, rompere un po' gli schemi, però poi è come se le cose si risolvessero, diciamo, con voi che proponete una seconda alternativa a questa persona. E poi secondo me qui le cose potrebbero veramente prendere come uno slancio in avanti. Perché avete il re di coppe? Io qui ho l'idea che il consiglio che vi vogliono dare è quello di trovare una stabilità, quella che qui con l'imperatore e il 4 di pentacoli non avete, perché al contrario, è come un po' un trovare una stabilità nonostante tutto quello che succede. Sì, c'è qualche cosa che potrebbe essere un contratto per qualcun altro una casa, per qualcun altro ancora una relazione che blocca. Si decide a un certo punto di o dare un ultimatum o dire le cose come stanno o comunque fare una certa comunicazione che smuove un pochettino la routine, smuove quello che diciamo è stato fino ad adesso, però poi prendendo quello che si è smosso lo si può trasformare e gli si può dare una direzione. Io credo che il diavolo qui non sia poi così negativo, eh. Lo sento proprio come il riprendere in mano la situazione, il potere della situazione. Andiamo a vedere qualche oracolo, ragazzi. Carta numero 14. Parla di pace e di agenti di cambio e parlano anche di impatto. E effettivamente avrete un certo impatto in questo mese. Ora, dipendendo se la comunicazione è vostra o se qualcun altro vi farà la comunicazione, ci sarà un certo impatto durante il mese di maggio. Andiamo a vedere ancora un koan e poi una meditazione di Findor. Tu sorridi e il mondo cambia. È come se vi dicessero, nonostante tutte le tragedie che potrebbero esserci, perché comunque ragazzi la torre porta sempre un po' di scompiglio,
cercate di mantenere una vibrazione positiva o perlomeno di porvi al mondo con una vibrazione positiva e vedrete che il mondo vi sorriderà a sua volta. È un po' l'energia che sento qui con questo Re di Coppe, il fatto di riuscire a rimanere in una tranquillità emotiva nonostante tutte le cose che potrebbero succedere fuori. Ok, andiamo a vedere ancora una meditazione di Findorn. Mi venne mostrata una grande conchiglia bivalve. La vidi aprirsi molto lentamente e notai che appena qualcosa le si avvicinava, essa si richiudeva subito ed ogni volta le era più difficile restare aperta. Udii queste parole. Mantieni il cuore spalancato, in modo che l'amore possa continuamente fluire in esso e attraverso di esso, irrorando sempre di più il mondo. Amici del Capricorno, qui si tratta di mantenere il vostro lato emotivo in ordine, in pace, qui avevamo la parola pace effettivamente, nonostante appunto quello che potrebbe succedere fuori. Sarà un mese di grande impatto però secondo me. Molto bene amici del Capricorno. Spero che la lettura vi abbia dato degli spunti interessanti di riflessione, fatemelo sapere nei commenti. Per sostenere il canale mettete mi piace, potete condividere il video, potete iscrivervi e se volete iniziare un percorso di crescita con me mi scrivete un'email, io poi vi mando la lettera di presentazione dove vi spiego come lavoro con le credenze limitanti. Diversamente lo stesso lavoro lo potete seguire anche nella sezione degli abbonati, chiaramente lì tratto questi temi in modo un po' più generico perché non ho una persona davanti, però ci sono già dei buoni spunti di riflessione. Inoltre in quella sezione diciamo che tratto la guarigione con, diciamo, divisa su 3 livelli: anima, corpo e mente. Quindi è interessante perché non solo tratto la parte della mente con le credenze, ma ci sono anche delle tecniche di meditazione, ehm, concetti di metafisica, di esoterismo, insomma i titoli dei video ragazzi si vedono, sono pubblici, vi basta entrare nelle playlist con le copertine lilla, così vi rendete conto dei temi che vado via via trattando. Detto questo vi ringrazio di essere stati qui con me, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!